Dopo la sconfitta di Sauron potrebbe esserci un nuovo signore oscuro nella Terra di Mezzo? Beh, nonostante in tanti potrebbero dire di no, in realtà Tolkien stesso aveva fatto diverse ipotesi e aveva dato una possibile risposta. In questo video la vedremo e non perdetevi il finale perché parlerò anche in aggiunta degli ultimissimi aggiornamenti sul Signore degli Anelli al cinema. Nel Signore degli Anelli ci sono già diverse figure che sono dei potenziali nuovi signori oscuri della Terra di Mezzo dopo Sauron. Come penso che tutti sapete, anche dei personaggi positivi se avessero preso l'anello. Frodo per esempio offre l'anello a Gandalf e lui dice: «Con quel potere il mio diventerebbe troppo grande e troppo terribile, e su di me l'anello acquisterebbe un potere ancor più spaventoso e diabolico». I suoi occhi lanciarono fiamme e il suo viso fu illuminato da un fuoco interno. «Non mi tentare, non desidero eguagliare l'oscuro signore, non oso prenderlo nemmeno per custodirlo senza adoperarlo. Il desiderio sarebbe troppo irresistibile per le mie forze, ne avrei tanto bisogno, grandi pericoli mi attendono». Quindi potenzialmente Gandalf, che è un essere sullo stesso livello di Sauron, sarebbe diventato un nuovo signore oscuro se avesse preso l'anello. Galadriel ha più o meno la stessa reazione e resiste pure lei alla tentazione. «Al posto dell'oscuro signore vuoi mettere una regina, e io non sarò oscura ma bella e terribile come la mattina e la notte, splendida come il mare e il sole e la neve sulle montagne, temuta come i fulmini e la tempesta, più forte delle fondamenta della terra. Tutti mi ameranno, disperandosi». Quindi anche Galadriel probabilmente avrebbe potuto avere il potere necessario per dominare la Terra di Mezzo come una regina del male. Effettivamente Galadriel è un personaggio abbastanza sfumato e ambiguo anche senza bisogno di prendere l'anello, e Tolkien la presenta sempre come un'elfa molto ambiziosa. Infatti Galadriel è attratta dal potere e desidera avere un suo regno fin dall'inizio della storia della Terra di Mezzo. Saruman, che è uno stregone sul livello di Gandalf, ci ha provato direttamente a diventare un nuovo signore oscuro. Infatti ha cercato attivamente per sé l'unico anello e ha provato pure a replicare un anello simile a quello di Sauron con la sua magia. Nei libri penso che si capisca più che nei film che lui vorrebbe sostituirsi a Sauron, ma ovviamente alla fine ha fallito miseramente. Volendo, anche i due misteriosi stregoni blu che erano sempre nel gruppo di Gandalf e Saruman avrebbero i poteri per diventare dei nuovi signori oscuri. Nelle prime versioni Tolkien dice che potrebbero aver dato vita a dei culti malvagi nell'est, quindi sono effettivamente dei buoni candidati. Nelle ultime però decide che hanno contribuito a indebolire il potere di Sauron nell'est, quindi evidentemente aveva scartato questa opzione. Anche il più importante luogotenente di Sauron, cioè il re stregone di Angmar, è scomparso con la distruzione dell'anello, perché i Nazgûl erano legati alla sua esistenza. Quindi neanche lui potrebbe prendere il posto di Sauron come nuovo signore oscuro. E ovviamente Sauron non aveva nominato un suo successore, visto che è immortale e che non pensava assolutamente che sarebbe mai stato sconfitto. Però nello stesso Signore degli Anelli Gandalf dice che ci sono altri mali che possono arrivare, perché Sauron stesso non è altro che un servitore o un emissario. E anche alla fine del Silmarillion, dopo la sconfitta di Morgoth, si dice che il suo male continuerà a esistere, infatti è collegato alla materia stessa di Arda che Morgoth ha corrotto. Pure le menzogne che aveva seminato nei cuori di elfi e uomini sono un seme che non muore, né può essere distrutto, e che anzi di continuo rispunta, e darà tenebrosi frutti fino agli ultimissimi giorni. Quindi in realtà è molto più probabile che nella Terra di Mezzo sorgerà un nuovo male dopo Sauron. Ma bisogna capire anche di che tipo di male si tratterà, e Tolkien stesso lo scrive anche in una lettera a un suo amico. L'ombra risorgerà in un certo senso, scrive, come è chiaramente predetto da Gandalf, ma mai più, a meno che non sia prima della grande fine, un demone malvagio si incarnerà come nemico fisico. Quindi Tolkien conferma esplicitamente che il male tornerà nella Terra di Mezzo, ma non sarà più rappresentato da una potenza angelica superiore corrotta come Morgoth o Sauron. Loro torneranno solo eventualmente nella Dagor Dagorath, che è l'ultima battaglia alla fine del mondo. Quindi prima dovranno esserci degli eventuali altri signori oscuri rappresentati da creature meno potenti e mortali.
Beh, perciò i primi candidati sono dei luogotenenti umani o orchi di Sauron. Del resto Sauron stesso era stato un luogotenente di Morgoth prima di diventare il Signore Oscuro della Terra di Mezzo. Nel libro la bocca di Sauron, che è un suo fedele luogotenente, non muore, a differenza che nei film, dove invece viene decapitato da Aragorn. Viene decapitato in una scena tra l'altro molto bella ma anche molto criticata, perché qui Aragorn uccide un ambasciatore, che è una cosa tradizionalmente contraria al codice d'onore cavalleresco e che non ci aspetteremmo di veder fare da Aragorn. La bocca di Sauron è un potente uomo di stirpe numenoreana, cioè la stessa proprio di Aragorn, e potrebbe essere un buon candidato per tentare di riunire le forze malvagie sopravvissute alla distruzione di Barad-dûr. Nel libro forse pure Gottmog è un uomo, mentre nei film è un orco, quindi volendo pure lui potrebbe provare a fare la stessa cosa. Comunque, anche a proposito dell'esercito di Sauron in generale, c'è una differenza tra i libri e i film. Nel film, quando Sauron viene sconfitto, il suo intero esercito viene risucchiato in una voragine perché praticamente la terra si apre e risparmia appositamente solo l'esercito di Aragorn. Questa è una soluzione buona a livello visivo per risolvere velocemente il conflitto e farci vedere che i buoni hanno vinto, però guardandola bene non è proprio il massimo del realismo. Nel libro infatti il nero cancello crolla, ma le truppe di Sauron si mettono semplicemente in fuga come succederebbe in una battaglia reale, anche se non si mettono tutte quante in fuga. I nemici erano in fuga e il potere di Mordor svaniva come polvere al vento, leggiamo nel libro. Come le formiche che vedendo morire l'essere che covava in fondo alla loro tana, turgido e malevolo, dominandole tutte, si mettono a vagare senza scopo né senso, per poi lasciarsi morire. Anche le creature di Sauron, orchi o trollo, bestie rese schiave, incominciarono a correre qua e là come impazzite. Alcune uccidendosi, altre gettandosi nei pozzi, altre ancora cercando rifugio in luoghi bui e tenebrosi, lontani da ogni speranza. Ma gli uomini di Run e di Arad, Esterling e Sudroni videro il disastro della loro guerra e la grande maestà e gloria dei capitani dell'Ovest. E quelli che più a lungo avevano servito la potenza malefica e odiavano l'Ovest, eppure erano uomini fieri e coraggiosi, si radunarono per affrontare un'ultima battaglia, mentre tutti gli altri fuggirono a Oriente e alcuni gettarono le armi e implorarono pietà. Quindi in realtà gli uomini fedeli a Sauron provano un'ultima resistenza e questo sarà interessante anche dopo per il nostro discorso. Comunque la bocca di Sauron o Gottmog, se fossero sopravvissuti effettivamente alla fine del loro signore, potrebbero provare a riorganizzare nel tempo gli eserciti del male, che come abbiamo visto in parte si sono salvati, anche se probabilmente sarebbe un compito molto difficile. È anche poco probabile che riuscirebbero a governare direttamente gli orchi, che sono degli esseri che litigano già sempre tra di loro e che hanno bisogno di un potere molto superiore al loro per essere tenuti compatti con un unico scopo ben definito. In diversi scenari espansi non ufficiali si immagina proprio un conflitto tra la bocca di Sauron e Gottmog per ottenere il ruolo di successore di Sauron. In realtà Aragorn stesso nel libro si impegna a distruggere altre roccaforti del male come Minas Morgul dopo la sconfitta di Sauron, e temendo il ritorno del male porterà avanti pure altre campagne per tenere costantemente a bada delle eventuali rivolte degli uomini dell'est e del sud. Quindi non è probabilissimo che qualcuno che ha servito direttamente Sauron scamperà anche a queste operazioni successive, o che vivrà abbastanza a lungo per riorganizzarsi. Infatti Sauron sicuramente non aveva problemi di tempo e poteva aspettare per millenni perché era immortale, ma dei mortali non possono fare lo stesso. Per fortuna però proprio Tolkien ci ha dato la sua idea su chi sarà il possibile nuovo Signore Oscuro della Terra di Mezzo. Infatti all'inizio degli anni 60 lui aveva pensato di scrivere un seguito per Il Signore degli Anelli e era stato spinto sia dal successo della sua opera maggiore sia dalla voglia di raccontarci ancora qualcosa della Terra di Mezzo. Lo aveva intitolato La Nuova Ombra, dove questa nuova ombra sarebbe stata proprio il nuovo male che sarebbe arrivato. E adesso andremo a scoprire proprio che cosa ci diceva sul possibile terzo Signore Oscuro della Terra di Mezzo. Questo sequel, La Nuova Ombra, era ambientato 105 anni dopo rispetto alla sconfitta di Sauron. È ambientato a Gondor, dove regna Eldarion, che è il figlio di Aragorn e di Arwen.
Eldarion è nato dopo la Guerra dell'Anello, quindi non ha conosciuto direttamente il male di Sauron, se non attraverso le storie raccontate dal padre. E ormai a questo punto pure Eldarion è abbastanza vecchio e ha dimenticato molte cose come il suo popolo. Il racconto però qui non è incentrato sui grandi re, ma sul dialogo tra due persone comuni. Uno dei due è Borglas, che è pure lui abbastanza anziano. Borglas ricorda il male perché suo padre Beregond ha combattuto al fianco di Pipino e di Faramir. L'altro invece è Cylon, un ragazzo molto più giovane che chiaramente ha vissuto solo in un'epoca di pace. Se vogliamo, questo dialogo potrebbe anche essere un vero dialogo ipotetico tra un Tolkien ormai anziano che ricordava le guerre mondiali e che aveva partecipato direttamente alla prima e un giovane nato dopo che poteva al massimo averle sentite raccontare. «Profonde sono in verità le radici del male», diceva Borglas, «e forte scorre in loro la scura linfa. L'albero non verrà mai distrutto. Che gli uomini lo abbattano quante più volte possono e sempre getterà nuovi virgulti, non appena volgeranno lo sguardo». Come vedete, questa frase di Borglas è pure un riferimento diretto a quell'ultima frase che abbiamo visto prima dopo la sconfitta di Morgoth nel Silmarillion. Cylon considera quelle parole come le lamentele di un vecchio che non avrebbe invece molto di cui lamentarsi. Gli dice che ha un bel giardino e che sta ancora in buona salute, quindi dovrebbe accontentarsi. C'è chi non si contenta, gli dice infatti, e fino alla fine dei suoi giorni si preoccupa dei propri vicini, della città e del regno e del mondo intero. Tu sei uno di questi, Mastro Borglas, e lo sei sempre stato, sin da quando ti ho conosciuto da ragazzino, quando mi hai sorpreso nel tuo frutteto. Anche allora non ti bastava dissuadermi a forza di botte o rafforzare i recinti. No, te la sei presa a cuore e volevi migliorarmi. Mi hai fatto entrare in casa e mi hai parlato. Me lo ricordo bene. Roba da orchi, dicevi di continuo. Rubare la frutta è una bravata da ragazzini affamati con genitori troppo indulgenti. Ma strappare le mele ancora acerbe solo per sciuparle o buttarle via, questa sì che è roba da orchi. Quindi Borglas aveva paragonato quel modo di divertirsi dei ragazzi che vivevano ormai in un'epoca di pace agli orchi. Tolkien però qui cambia subito leggermente il senso della narrazione, una cosa che sapeva fare in maniera incredibile. Infatti scopriamo che Cylon prima di quel momento non si era mai interessato agli orchi, invece proprio quando Borglas lo ha accusato di essere un orco la cosa ha suscitato il suo interesse. È stato un errore, Mastro Borglas, che io avevo sentito dei racconti sugli orchi e quel che facevano, ma fino ad allora non mi avevano mai interessato. Tu me ne hai fatto provare interesse. Ormai ho perso il vizio di rubacchiare, ma non mi sono scordato degli orchi. Ho cominciato a provare odio e a pensare al dolce sapore della vendetta. I miei amici e io giocavamo agli orchi e a volte pensavo, e se radunassi la mia banda e gli tagliassimo l'albero, allora penserà davvero che sono tornati gli orchi. Ma quello succedeva tanto tempo fa. E qui vediamo che l'idea di fare del male si è insinuata effettivamente dentro Cylon, anche se lui non ha mai visto direttamente degli orchi. Qui infatti Borglas comincia a percepire che c'è qualcosa di inquietante nel tono del ragazzo e si domanda se in delle zone profonde del suo animo, profonde quanto le radici degli alberi scuri, non ci fosse ancora il risentimento di quel bambino. Ma poi Borglas si scusa per come lo aveva trattato da ragazzino, dicendo che chi agisce in buona fede spesso può far più male di chi lascia che le cose seguano il loro corso. In realtà comunque presto Cylon gli rivela di aver capito perché Borglas stesse pensando fin dall'inizio al male. E è un motivo molto più serio dei giochi di loro da bambini con la frutta. Non era al tuo frutteto, né alle tue mele, né a me che pensavi quando parlavi della nuova ascesa dell'albero scuro. E ciò cui stavi pensando, Mastro Borglas, posso indovinarlo. La sua voce si fece così bassa che a stento si poteva distinguere nel mormorio dell'improvviso vento che ghiaccio spirava tra le foglie, mentre il sole scompariva. Forse che non hai sentito pronunciare quel nome, e lo pronunciò con un filo di voce. Il nome di Erumor. Borglas lo guardò con stupore e paura. La sua bocca tremula si atteggiò per parlare, ma non proferì parola. Cylon quindi fa solo un nome a bassa voce a Borglas e questo già basta per farlo rabbrividire. Cylon poi dice che le cose collegate a quel nome vengono tenute nascoste per il momento, con l'astuzia e con gli inganni. Ma poi fa capire che quelli che hanno sentito il richiamo di questo nome si stanno già organizzando.
Non sono ancora così tanti da poter fronteggiare tutta la gente di Gondor, ma il numero aumenta. Non tutti sono in pace da quando è morto il grande re e sempre meno ormai provano adesso paura. Lo sospettavo, disse Borglas, ma di quale chiamata si tratta? Cosa avrebbero intenzione di fare? Qui si capisce che dei seguaci di Erumor potrebbero stare organizzando qualcosa in segreto contro la pace del regno di Gondor. In realtà poi Cylon e Borglas cominciano a accusarsi a vicenda, con Cylon che gli chiede perché conoscesse già quel nome, mentre Borglas sospetta che Cylon sia implicato in qualcosa di pericoloso. Chiaramente poi capiamo che è proprio Cylon a saperne di più, infatti dice a Borglas: la prima domanda che mi hai fatto e alla quale non ho ancora risposto era di quale chiamata si tratta e cosa avrebbero intenzione di fare. Non riesci proprio a trovare una risposta nell'esperienza che l'età e il tuo sapere ti hanno dato. Quindi propone a Borglas una cosa che suona molto come una tentazione verso il male. Ti consiglio di metterti addosso qualcosa di caldo stanotte, sempre che tu voglia saperne di più. Che se davvero lo vuoi, allora stanotte mi seguirai nel mio viaggio. Incontriamoci al cancello sul retro della tua proprietà, quello che dà a occidente. Io passerò di là non appena sarà notte fonda in ogni caso, e se vuoi potrai seguirmi. Vestirò in nero e chiunque mi accompagni deve essere vestito ugualmente. Addio per ora, Mastro Borglas. Chiedi consiglio a te stesso, finché dura la luce. Il fatto che sarebbero vestiti di nero fa sospettare che magari sarebbero andati a una riunione di questi possibili seguaci di Erumor. O magari Tolkien poi avrebbe ribaltato la cosa facendo trovare Borglas all'interno di un gruppo invece di eroi positivi che si stavano organizzando per fermare questa minaccia. Un po' come succede nella presentazione di Gran Passo o Aragorn al puledro impennato nel Signore degli Anelli, che all'inizio sembra il personaggio più pericoloso ma poi si rivela come il più grande alleato degli Hobbit. Quando Cylon se ne va comunque Borglas rimane in uno stato di grande agitazione. La vecchiaia comincia a pesargli addosso e la sua mente è rabbuiata da strani eventi che si sono verificati negli ultimi tempi. Suo figlio gli aveva raccontato la primavera prima che erano misteriosamente scomparsi dei marinai. La spiegazione ufficiale era stata che se ne fossero andati lontano per fatti loro o che fosse capitata qualche disgrazia, ma pochi a Gondor erano stati soddisfatti di questa spiegazione. Infatti erano figli di pescatori, avevano delle attività che funzionavano lì, non avevano nessun motivo per andarsene. Erano anche degli abili marinai abituati alle insidie del mare, non c'erano state delle tempeste recenti. Già allora Borglas aveva pensato all'albero scuro e al male che si annida nel mondo. Bene, allora che debbo fare adesso? Si chiede Borglas, quasi parlando con il suo albero nel giardino. È chiaro che Cylon è coinvolto in tutta questa faccenda, anche se non ne sono del tutto sicuro. Vesti nere, e poi perché invitarmi ad andare con lui, non certo per convertire il vecchio Borglas? Inutile provarci, nessuno oserebbe sperare di far passare dalla sua parte un uomo che ricordi il male passato, quantunque passato esso sia. Inutile anche se ci si riuscisse, perché il vecchio Borglas non è più di alcun aiuto oramai, per nessuno. Oppure Cylon potrebbe essere una spia che cerca di scoprire cosa si nasconde dietro a tutte queste voci. Il nero potrebbe essere un travestimento o un colore che aiuta a nascondersi furtivi nel buio della notte. Ma ancora, come potrei mai essere d'aiuto per una missione segreta o pericolosa? Farei meglio a togliermi di mezzo. Al che un freddo pensiero gli toccò il cuore. Toglierlo di mezzo era dunque così. Doveva forse venire attratto in qualche posto dove sparire come i marinai. L'invito a andare con Cylon era arrivato solo dopo essere stato indotto a confessare che sapeva di tutte quelle voci e che aveva persino sentito quel nome. E s'era apertamente dichiarato contrario. Un simile pensiero aveva fatto sì che Borglas si risolvesse a prendere una decisione. E adesso sapeva che vestito di nero avrebbe aspettato al cancello non appena fosse calata la notte. Era stato sfidato e avrebbe accettato la sfida. La morte non è poi così distante e se qualcosa dovesse andare storto non avrò perso troppi anni in fin dei conti. Raddrizzò la schiena, sollevò il capo e si incamminò su per il sentiero, con passo lento ma sicuro. Mentre varcava la soglia un pensiero gli attraversò la mente.
Forse mi è stato concesso di vivere così a lungo proprio per questo, perché vi fosse ancora qualcuno in possesso delle proprie facoltà mentali che ricordi cosa successe prima della grande pace. I profumi perdurano e penso di poter ancora sentire l'odore del male d'un tempo e di riconoscerlo per ciò che realmente è. La porta sotto il portico era aperta. La casa però era scura, sembrava che non ci fossero i soliti rumori della sera, solo un lieve silenzio, un silenzio di morte. Entrò un poco perplesso, chiamò ma non ebbe risposta, si arrestò nello stretto corridoio che attraversava la casa e sembrava che fosse intrappolato nell'oscurità. Non una sfumatura del tramonto esterno rifulgeva là dentro. All'improvviso ne percepì l'odore, così almeno gli parve, sebbene sembrasse che l'odore pervenisse ai suoi sensi dall'interno della sua persona. Sentì l'odore del male d'un tempo e lo riconobbe per ciò che realmente era. Purtroppo dopo quest'ultima frase Tolkien ha abbandonato del tutto questo sequel che invece probabilmente per tanti sarebbe stato molto interessante da leggere. In una lettera del 1964, sempre a un suo amico, Tolkien aveva spiegato anche come si sarebbe svolta in generale la storia e perché l'aveva abbandonata. Il popolo di Gondor, in tempi di pace, giustizia e prosperità, sarebbe divenuto scontento e irrequieto, mentre i sovrani discendenti di Aragorn sarebbero divenuti semplici re e governatori, come Denethor o peggio. Ho trovato che emergevano fin da subito complotti rivoluzionari orditi da una setta segreta satanica, mentre i ragazzi di Gondor giocavano a fare gli orchi e andavano in giro a fare danni. Avrei potuto scrivere un thriller su questa trama, sulla sua scoperta e sul rovesciamento del complotto, ma sarebbe stato solo questo. Non ne valeva la pena. Tolkien aveva considerato questa storia pure sinistra e deprimente, ma in realtà è la più logica conseguenza di quello che aveva detto anche in altre lettere di come finiva Il Signore degli Anelli. Se non c'è più un male incarnato in qualche essere superiore, questo male sarebbe stato rappresentato ovviamente dagli uomini. Infatti già qui ci aveva dato il nome di un potenziale nuovo Signore Oscuro, un nome che fa rabbrividire solo a pronunciarlo. Erumor in realtà significa in elfico letteralmente Signore Oscuro, quindi Tolkien ci stava già rivelando che sarebbe stato probabilmente lui il leader dei nemici di questo sequel. Erumor era pure un nome che Tolkien aveva già usato, infatti era quello di un Numenoreano nero alleato di Sauron durante la Seconda Era. Questo Erumor del passato poi aveva stabilito i suoi domini nel sud della Terra di Mezzo e era diventato un potente signore degli Haradrim. Anche questo combacia con il finale del Signore degli Anelli, infatti abbiamo visto che alcuni Haradrim erano rimasti fedeli a Sauron anche dopo la sua caduta. È possibile che anche questo nuovo Erumor sarebbe stato un Numenoreano nero del sud e che magari avrebbe fatto in modo di fomentare questa setta segreta di rivoluzionari dentro Gondor, magari proprio per vendicarsi della sconfitta subita dagli Haradrim quando erano alleati di Sauron molto tempo prima. O forse sarebbe stato direttamente un uomo di Gondor che aveva deciso di riprendere questo nome dalla tradizione dei Numenoreani neri. E molti uomini sarebbero stati irretiti dalla sua chiamata, come lo erano stati dal richiamo di Sauron, e avrebbero dato vita a un culto malvagio degli orchi e delle creature oscure del passato. I marinai sarebbero stati proprio tra le prime vittime di questo culto e forse sarebbero stati usati addirittura come sacrifici. Una cosa che era già avvenuta nella Seconda Era, quando tramite gli inganni di Sauron si era imposto a Númenor il culto di Melkor, che poi avrebbe condotto alla fine alla rovina e alla distruzione di Númenor stessa. Quindi la setta sarebbe stata composta da uomini diventati fedeli al male che erano pronti a distruggere Gondor dall'interno. Probabilmente questo Erumor non sarebbe stato un signore oscuro così potente da ambire a governare tutta la Terra di Mezzo, ma avrebbe creato comunque grossi problemi nel regno di Gondor. C'è anche una mod per il videogioco Total War chiamata La Quarta Era che riprende proprio le basi di questo sequel abbandonato. Qui il nuovo signore oscuro è proprio Erumor e in realtà lui in questo scenario è la bocca di Sauron. Il fulcro della storia è il modo in cui provoca una divisione tra fazioni e una guerra civile a Gondor introducendo il culto di Melkor. Se consideriamo che la Terra di Mezzo è anche un passato mitico del nostro mondo, ha ancora più senso che nelle ere degli uomini dalla quarta in poi siano sempre gli uomini a rappresentare il male.
Infatti in buona parte ci si allontana da quel mondo mitologico e si va verso il nostro mondo reale, dove il male può essere rappresentato proprio da alcuni uomini. Quindi la vera risposta è che sì, avrebbe potuto esserci un terzo signore oscuro dopo Sauron e sarebbe stato probabilmente questo Erumor. E il male nella Terra di Mezzo sarebbe stato rappresentato da degli uomini. Ma visto che appunto bisogna stare sempre ben attenti al male che potrebbe anche mettere radici nel nostro mondo, è il momento migliore per parlare pure delle ultime novità sull'universo cinematografico del Signore degli Anelli. Nell'ultimo mese circa sono state diffuse alcune notizie aggiuntive per quanto riguarda il film sulla caccia a Gollum che dovrebbe uscire nel 2027. Già si sapeva appunto che sarebbe stato ambientato al momento della caccia a Gollum e se vi interessa avere un'anticipazione sugli eventi di cui si parla nel film gli ho dedicato un video apposito che troverete nelle schede in descrizione. Comunque le ultime notizie hanno riguardato soprattutto delle possibili scelte sul cast del film. Sicuramente Andy Serkis sarà sia il regista sia Gollum, mentre torneranno gli attori di Frodo e di Gandalf dalla trilogia di Peter Jackson. Tornerà anche l'attore che interpretava Thranduil, mentre ci saranno come nuovi attori Kate Winslet nel ruolo di una certa Marigold e Leo Woodall nel ruolo di un certo Alvard. Un personaggio di nome Marigold non esiste nel Leggendarium di Tolkien, il nome più simile è Marigold, che è una sorella di Sam. Ma potrebbe entrarci poco con la trama di questo film e forse è un personaggio completamente inventato per l'occasione. Pure Alvard è un nome che non c'è così nelle opere di Tolkien. Invece c'è un certo Albarad che è un ramingo vicino a Aragorn e quindi questo personaggio potrebbe essere una sua rielaborazione. Il fatto però che già siano comparsi dei nomi di personaggi mai sentiti nelle opere di Tolkien nel cast principale non è che promette benissimo per la fedeltà del nuovo film ai testi di Tolkien. E parlando di Aragorn, purtroppo dovremo dire addio a Viggo Mortensen che non tornerà, e invece avremo Jamie Dornan che ci proporrà 50 sfumature di Aragorn. Ma in realtà il grande annuncio recente è stato un altro. There we go. Hello. Hi, Peter. Hey, Stephen. Hi, how are you? How are you doing? Good, good. Con questa clip è stato annunciato il 25 marzo che il conduttore Stephen Colbert sta lavorando con suo figlio e con il team di Jackson alla sceneggiatura di un ulteriore nuovo film. Io stesso ho annunciato la cosa su X, anzi se vi interessano le news immediate sul Signore degli Anelli potete seguirmi anche lì. Comunque questo film si chiamerà L'ombra del passato e vedete che rimaniamo sempre in tema con la nuova ombra di cui abbiamo parlato prima. In realtà L'ombra del passato è già il titolo del secondo capitolo del primo libro della Compagnia dell'Anello di Tolkien, quindi non è niente di strano. E è stata anche diffusa nel frattempo una breve sinossi di questo altro film. 14 anni dopo la scomparsa di Frodo, Sam, Merry e Pipino si mettono in viaggio per ripercorrere le prime tappe della loro avventura. Nel frattempo la figlia di Sam, Elanor, ha scoperto un segreto a lungo sepolto e è determinata a scoprire perché la guerra dell'anello è stata quasi persa, prima ancora di iniziare. Già la timeline sembra un po' così, comunque si è capito già da delle dichiarazioni inserite in quel video con Jackson e Colbert che questa dovrebbe essere una cornice narrativa. Una cornice che servirà per adattare i famosi capitoli della Compagnia dell'Anello che Jackson non aveva inserito nella sua prima trilogia, che sarebbero quelli che vanno dal 3 all'8 e includono in particolare l'episodio di Tom Bombadil e le Tumulilande. Anche qui non mi metto a approfondire troppo i dettagli della trama perché sul canale ho fatto di recente proprio dei video dedicati al periodo dopo la partenza di Frodo e proprio a quei capitoli tagliati dai primi film. In realtà li ho fatti anche prima che l'annuncio di Jackson per il nuovo film fosse pubblico, quindi forse anche Peter Jackson guarda Artifacta. A parte gli scherzi, vi metterò sempre i link in descrizione, così se volete recuperare gli avvenimenti saprete con precisione come si svolgevano nei libri. Che ne penso di questi nuovi progetti e di questi nuovi annunci, ma sono un po' scettico per tanti motivi. Il primo è che gli ultimi adattamenti delle opere di Tolkien sullo schermo sono stati una cagata pazzesca! E sono stati disastrosi anche a livello di incassi e di interesse del pubblico. La guerra dei Rohirrim per esempio era un anime, ma dietro aveva comunque la sceneggiatura di Philippa Boyens e Jackson e sua moglie come produttori esecutivi e comunque rientra in questi flop.
Per capirci, gli incassi di questo film non hanno neanche coperto le spese di produzione e è stato usato soprattutto per mantenere i diritti sul Signore degli Anelli da parte della Warner Bros., che nel frattempo, come penso saprete, è pure nel mezzo di una trattativa per essere comprata, quindi non è che goda proprio della massima salute finanziaria. Dei due, soprattutto il progetto con Colbert, che è quello più lontano nel futuro, non mi entusiasma molto. Non so nemmeno se sarà collegato alla caccia a Gollum o se sarà un altro spin-off a parte, però le premesse non sono le migliori. Stephen Colbert è stato il conduttore di uno dei principali late show statunitensi. Sì, sicuramente dice di essere un appassionato del Signore degli Anelli, che comunque è una cosa che oggi possono dire in tanti e non so quanto possa entrarci effettivamente con la scrittura di un film così. Non ha neanche nessuna esperienza pregressa nella sceneggiatura di grandi film, quindi non è che l'abbiano scelto per quello. Anche questa idea di avere Elanor come possibile protagonista della cornice non è che sia super entusiasmante. Capiamoci bene, lei anche nei libri di Tolkien è un bel personaggio, anche se un personaggio secondario. È la figlia di Sam, eredita il famoso libro rosso di Bilbo, un personaggio che ha effettivamente dei suoi motivi per essere interessante nella storia complessiva, quindi ci può stare. Però visto che dovremmo vederla da adolescente, il rischio di trasformarla nell'ennesima ragazzina, protagonista di un fantasy o peggio ancora nell'ennesima eroina di cui nessuno sentiva il bisogno, penso che già sappiate che è un rischio altissimo. Di motivi per cui potrei essere scettico ce ne sono tanti, ma l'ultimo di cui voglio parlarvi è che mi sembra che questi film si inseriscano in quel filone diciamo nostalgico, quel filone che vuole riportare al cinema le persone che hanno apprezzato la trilogia originale di Jackson. Secondo me questo puntare sulla nostalgia sta andando avanti da un bel po' ormai negli ultimi anni. E se magari anche qualche primissimo tentativo ha funzionato, seppure molto raramente, poi si è dimostrato comunque di vita breve. Innanzitutto spesso non ci riportano neanche per niente veramente nei mondi che abbiamo amato, quindi è una nostalgia pure finta. A livello di storie lasciamo perdere del tutto, ma spesso neanche a livello di estetica riescono a recuperare davvero quelle atmosfere degli anni 2000. Nel frattempo sono cambiate sicuramente tante cose anche nel comparto degli effetti visivi e nel modo stesso di girare i film, delle cose che ormai rendono molto difficile recuperare quel look. E poi diciamocelo, anche il pubblico e l'intrattenimento non sono più gli stessi dei primi anni 2000. Al tempo della prima trilogia di Jackson, per capirci, non c'era neanche YouTube. Oggi tutti abbiamo molta più scelta su quello che guardare. E non è un discorso per dire che per forza era meglio prima, però se si vuole fare qualcosa di successo oggi servirebbero storie che ancora non sono state adattate e adattate con i mezzi di oggi, piuttosto che cercare ogni spin-off possibile di qualcosa che è andato bene in passato, che però ha già uno stile riconoscibile e apprezzatissimo, uno stile che poi non si vuole o non si riesce neanche a riprodurre. Sono pronto a ricredermi quando usciranno questi film, sicuramente, anzi sarei felicissimo di ricredermi e di ritornare nella terra di mezzo di Jackson della prima trilogia. E magari potrei anche perdonare delle trame che non siano proprio entusiasmantissime se almeno avessero il giusto rispetto per l'universo di Tolkien. Ma come al solito bisognerà vedere come andrà a finire. Fatemi sapere anche quali sono le vostre aspettative nei commenti su questi nuovi progetti. Io li seguirò in futuro e continuerò, a prescindere dai vari progetti cinematografici, a portarvi nuovi video sull'universo del Signore degli Anelli. E se non volete perderveli, iscrivetevi al canale, magari consigliatelo anche a degli amici appassionati come noi, così saremo sempre di più a fare insieme questi viaggi nella Terra di Mezzo. A presto!